parate, lui mi lampeggia perché deve passare, capito? Ci troviamo invece ora nella zona dei geoglifi di Palpa, che come Nazca ospita numerosi disegni sul terreno, ma paradossalmente meno famosi di quelli di Nazca. Altro paesino attraversato lungo la risalita, non sappiamo come definirla, se povertà, desolazione, un po' per il clima ostile, un po' per questa polvere ovunque. La povertà, ragazzi, è tantissima. Comunque siamo a Sacramento. Sembra assurdo, ma ora voglio condividere un pensiero un po' da motociclista basico. Diversi anni fa, quando il sabato si facevano le uscite con gli amici in moto, ogni 150, massimo 200 km ci si fermava per prendere un caffè o anche per mangiare qualcosa, perché magari l'uscita durava tutto il giorno, facevamo anche 600-700 km. E con l'occasione saluto Fabio, Giorgio e Massimo. Qua, ragazzi, è pazzesco, perché anche fermarsi a prendere qualcosa, considerando che un paesino dall'altro dista tantissimi chilometri, ecco, forse frutta e verdura se ne trova in abbondanza, ma per il resto dimenticatevi tutto. Qualsiasi lusso che abbiamo in Italia, Più che qualsiasi lusso, qualsiasi abitudine che per noi è diventata basica, la normalità, quando non lo è. io l'ho chiamato lusso perché sono diversi giorni, barra settimane, mesi che ci siamo costumbrati, abituati a questo. Io lo dico dalla prima stagione sudamericana. Mi ha detto di fare attenzione che arriva un camion, ma sono sempre super disponibili nel darti le indicazioni. Qua viene nessuno? No. Attenzione, qua l'asfalto è super viscido. È verissimo che ci sono cose da migliorare, però la realtà è che noi, nonostante giriamo per 5-6 mesi, anche di più qui in Sud America, abbiamo la consapevolezza di avere un piano B, e cioè qualcuno che ci aspetta da un'altra parte, dove è più facile vivere, dove si hanno più comfort. Per me vale lo stesso, lavorando in negozio il sabato, siamo passati di fronte a questi mercatini di cibo e di verdura e c'era una signora anche di bell'aspetto con pantaloncini di jeans tagliati che buttava acqua a terra per non far alzare la polvere, dato che le strade non erano asfaltate. Io ho pensato alla mia realtà in un negozio semplice anche di provincia e ho pensato alla sua, completamente diverso. È difficile da spiegare a parole, qualche volta io e Francesco restiamo in silenzio, non diciamo nulla, sappiamo che in cuor suo ognuno pensa delle cose, ce le raccontiamo magari a distanza di tempo e qualche volta tendiamo a sdrammatizzare quando vediamo i perri, cerchiamo di scherzare, di spezzare un po' quella tensione che qualche volta ci assale. Più che tensione è una sorta di dispiacere, non saprei come definirlo. Poi ci possiamo raccontare tutto, che in realtà noi abbiamo perso tanto, non ci rispettiamo più l'un l'altro, non ci basta più nulla, siamo infelici, quello che volete. Però la verità è che potremmo dire, bene, va bene anche così, anche se non ho tutto, anche se non ho come il mio vicino, ma qui non è la stessa cosa. Mi è capitato di sentir dire, bene, queste realtà servono a farci capire che noi in realtà stiamo bene e quindi ci ritiriamo sul morale. A me fa l'effetto contrario, queste cose non mi tirano sul morale, anzi, credo che l'umanità abbia davvero fallito quando non riesce ad aiutarsi e quando non riesce ad essere sullo stesso piano. C'è chi per forza deve prevalere perché magari ha anche più capacità, però la verità è che non dobbiamo essere felici perché ci sono delle realtà peggiori.
Ora però con un po' di ottimismo cerchiamo di rialzare un po' questo video, che è anche un po' una constatazione della situazione, della realtà dei fatti. No, credo che le riflessioni di viaggio debbano essere in un certo senso queste: prendere atto di quello che stiamo vivendo. Sono giorni difficili anche per me, ieri non è andata bene il volo, oggi lo stomaco è dolorante, il caldo è tanto, gli odori che attraversiamo non sono piacevoli. Da quando siamo partiti, ragazzi, quasi sicuramente per il caldo, per il fatto che non piove mai, per le condizioni igieniche, odori continui abbastanza difficili da digerire. Ma questo noi ve lo diciamo perché è giusto che vi immergiate un po' nel nostro stato d'animo e nelle nostre difficoltà. Siete tutti in sella con noi. Qualche volta il dolore fisico diventa anche psicologico, è inevitabile che magari il morale ne risenta anche, però voi siete con noi. Se vi dovessero piacere i nostri contenuti, ve lo dico, lasciate un mi piace, lasciate un commento, controllate se siete iscritti, attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui nostri contenuti. Per noi è importante. Comunque lo ribadisco sempre, non stiamo qua a lamentarci, stiamo qua solo a condividere quello che noi viviamo, e che in 20 minuti, 25 minuti di video si tende sempre a percepire altro. Magari è colpa nostra perché facciamo vedere solo le cose più belle. Fatecelo sapere nei commenti se vorreste vedere qualcos'altro, oppure che vi piacerebbe che noi condividessimo la vita privata. Chiudiamo il discorso dicendo: sono pure riflessioni, e magari sorpasso adesso anche entrambi i camion e butto là una riforma di legge. Secondo me oggi si potrebbe fare, invece del servizio militare, in maniera tra virgolette obbligata ai ragazzi, esperienze di vita vera, di vita reale, in situazioni nel secondo e terzo mondo. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e magari faremo una petizione. Intanto qua si sale. E comunque a partire dal nord del Cile siamo ancora immersi nel deserto di Atacama, uno dei deserti tra i più aridi al mondo. E penso che i fatti lo dimostrano. Lavoro in corso, cosa è successo qua? Comunque quei canali secondo me sono creati dalla pioggia, quindi nel periodo delle piogge qualcosina dovrebbe scendere al cielo. Arrivati a Ica, facilmente comprensibili dal traffico, ma sulla sinistra in fondo abbiamo le dune. Infatti adesso vi porteremo in un posto super turistico, però al tempo stesso dovrebbe essere anche caratteristico. Imbottigliati, anche circondati. Ragazzi, temperatura percepita 180 gradi, la moto ne segna 40, ma con il caldo dei motori dei camion, delle auto, del traffico, ma soprattutto il sole, è veramente complicata. Dai Tenerona, resisti, sempre con la ventola perennemente accesa, ma per l'oasi di Huacachina abbiamo 3,3 km e vedete il rosso dei minuti perché c'è un po' di traffico sicuramente. Questi sono i mezzi di trasporto locali, guardate che traffico. In fondo si intravede la duna, è pazzesca questa duna, e si trova adiacente alla città di Ica. Il traffico sicuramente deriva dal fatto appunto che c'è l'oasi di Huacachina. Ora dal navigatore iniziate a capire, guardate l'oasi là in fondo. Le dune iniziano a circondare tutto lo spazio. Da un lato e dall'altro. Che spettacolo però, poi con la nuvola che copre un po' il sole è ancora più suggestivo. Cioè è pazzesco pensare che a 3 km c'è la città e qua c'è l'oasi. Gente salita sulla duna. Sembra poco,
ma io penso che saranno 200 metri questi due. Ora facciamo un giro random per vederla tutti insieme. Qui sicuramente bagnano la strada per la polvere. No, grazie. No, grazie. Traffico veramente pazzesco. No, grazie. Fortuna che respiriamo noi per voi, perché lo smog è a livelli assurdi. No, grazie. Queste cose le odio. No, grazie. Con il peso riusciamo a scendere qua dal marciapiede? Dai, tenerona. Ok. Qua si può andare? Non lo so, ma noi ci andiamo comunque per capire se si riesce a vedere l'oasi qua al centro. Comunque tantissimo, tantissimissimo turistica. Devo aggiungere anche troppo per i nostri gusti. Sì, decisamente, però per noi è giusto una visita per vederla. Eccola qua, intanto io mi metto all'ombra e andiamo a vederla, dai. Andiamo a vederla tutti insieme, anche se la temperatura è veramente altissima. L'acqua è di un colore che potevamo anche immaginare, però avere dell'acqua in mezzo a queste dune assurde è abbastanza particolare. Questo è il viale che praticamente costeggia tutta l'oasi. Addirittura abbiamo delle scale per arrivare fino all'acqua. E guardate in fondo le persone che sono salite sulla duna, perché qua una delle tante attività è il sandboard, praticamente una sorta di snowboard sulla sabbia. Tantissime strutture dove soggiornare, ma torno a dire tantissimo turistica, ma soprattutto anche costruita. Quindi riprendiamo la strada verso il mare, verso una delle località balneari più famose del Perù. Sara ancora viva, l'ho lasciata come guardia vicino alla Tenerona. Non sono mai estremamente contenta di questi luoghi perché a mio parere evidenziano ancora di più il divario tra il turista e la vita che realmente si svolge qui in Perù, perché ci giriamo e ci sono solo strutture ricettive per i ricchi. Vabbè. Io che guardo sempre il lato ottimista, guardiamo la duna in fondo. Pensate che spettacolo salirla fino in cima. Ovviamente vestiti così è impossibile, quindi ripeto, vamos! Lo sta facendo per noi praticamente. Con mi moto non se puede. Muy pesada. Sí, sí, sí. Esta es mejor, mucho mejor. ¿A dónde se va? Paracas. A Paracas. Cuando guste, nos vamos al desierto, sí. Perfetto. Suerte! Huacachina, vista da sopra. Questa è la Panamericana, ora riprendiamo ancora verso nord. Tenerona, resisti. Dai che ce la facciamo uscire da questo inferno. Quella che stiamo attraversando con grande difficoltà è la culla del Pisco. Infatti sembra che sia nato proprio qui l'acquavite più famoso di tutto il Perù. La strada è messa veramente malissimo. Io che pensavo di esserne fuori mi sbagliavo alla grande. Ovviamente al divano non lo sentite, ma il sole da queste parti è veramente una fiamma ossidrica addosso, e per il fatto che questi completi sono chiari è leggermente meglio.
Grazie, grazie, forse l'abbiamo fatta, siamo fuori. Libertà! Dopo 30 minuti che andiamo fianco a fianco, anzi lo lascio un po' avanti a questo ragazzo perché ricordo quando avevo 16 anni, non lo voglio sorpassare, deve stare avanti lui, deve vincere lui. 24 km all'arrivo, 24 km di nuovo sull'Oceano Pacifico, sia a sinistra che a destra ragazzi, solo dune. Qua sembra proprio di essere in Marocco o nel Western Sahara. Anche queste sono soddisfazioni, andare a manetta per 30 km mi fa tornare un po' bambino, incide molto anche l'andamento della strada, nel senso se va in discesa o va in salita, perché cambia di quei 5-6 km orari. Noi dobbiamo uscire a destra, ora lo saluto. Paracas sulla destra. E bienvenidos a Paracas. Come ci avviciniamo al mare la temperatura si abbassa e di molto. Adesso è quasi fresco, ma il contesto intorno è sempre lo stesso. Ci sono tantissime strutture finite in parte, cioè la facciata anteriore è terminata mentre laterale e posteriore rimane ancora da intonacare. Una buca che se ci cai dentro dividi la Tenerona in due. 2 km all'arrivo, ma soprattutto guardate dove vi portiamo. Quanti di voi vorrebbero essere qua? Dai, siate sinceri. Mi fanno entrare, ma questo è un condominio. Non lo so, a me mi dice di entrare qua. Andiamo a chiedere. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una riserva. ¿Tu nombre? Cuccioletta Francesco. Francesche. Francesco. Francesco. Credo che il nome è importante. Vamos, grazie. Questo è il condominio Las Velas, il navigatore mi dice di entrare qua. Ah, ci sono persone qua. Ora tengo una riserva, Francesco. Cuccioletta. En esta parte acá. El nombre de la reserva. Targa della Tenerona. ¿De qué marca es el vehículo? Disculpe. Del vehículo. Yamaha. 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 Adelante. Grazie. Grazie. Ora troviamo la reception. Mettiamoci all'ombra e scarichiamo la moto. Stamattina ripartiamo velocissimi verso nord, verso Lima, ultima nostra tappa. Chiacchierando con Darwin che ci ha dato una mano enorme perché lui è di Iquitos. Vi dobbiamo raccontare dove si trova questo posto perché per noi è un'avventura enorme. Si trova nella selva, nel nord del Perù, dove non c'è una strada per arrivare, c'è bisogno del barco, 4 giorni di navigazione, ma da lì si può proseguire fino in Amazzonia, fino a Manaus. Grazie Darwin. Que tengan un bonito viaje. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bentornati in sella. Oggi, come già detto, sarà l'ultima tappa con la Tenerona per la terza stagione sudamericana. Abbiamo 3 ore e 18, 227 km per raggiungere Lima. Siamo vicinissimi al mare, odore abbastanza forte di difficile da descrivere. E gabbiani, come al solito, in fondo le Islas Chincha, famose perché hanno segnato una parte importante della storia peruviana a cavallo tra 1800 e inizio 1900, il commercio di grano di uccelli acquatici. Com'è possibile? Perché in quegli anni quell'industria era estremamente importante per la fertilizzazione dei terreni sia europei che nordamericani, e questo per una parte della sua storia ha fatto la fortuna del Perù intero, fino a quando, cambiando presidente, la situazione è degenerata e quelle ricchezze si sono sperperate completamente. Non male la tipa. Bellissime ragazze peruviane. Non siamo in Brasile, però vabbè, dai. E ne approfittiamo per salutare Doris, una ragazza peruviana che sta vivendo in Italia, suo marito ecuadoregno. Loro sono venuti a trovarci all'ECMA, ci siamo risentite, io l'ho ricontattata, per noi il suo parere è importante. Ci ha anche ringraziato per raccontare le parti più negative, le parti positive di entrambi i paesi, cioè sia del Perù che dell'Italia, e commentando la nostra diretta
diretta ha detto: ti capisco Sara che vuoi tornare dai tuoi, perché se il mio paese non avesse qualche difficoltà in questo momento me ne tornerei subito. Un bacione Doris, ma tanto ci risentiremo presto. Ne approfittiamo anche per dire che siamo di fronte alla penisola di Paracas, le acque di fronte a questa riserva sono bellissime e c'è una natura da proteggere. Il ragazzo che vi abbiamo presentato di fronte alla struttura, proveniente da Iquitos, capitale della regione di Loreto, Amazzonia. Darwin aveva tantissime cose da raccontare della storia del Perù e le peculiarità. Ci ha tenuto a specificare l'interno della costa di Paracas, e cioè la selva, ha molti abitanti europei però provenienti dalla zona della Germania, dell'Austria, quindi dalla zona tedesca. Era molto fiero delle sue origini, però definiva quella che noi indichiamo come foresta amazzonica, che si divide tra Bolivia, Perù, Brasile, Colombia e a salire, come selva, fiero della varietà dei paesaggi peruviani, sierras, costa, selva e chi più ne ha più ne metta. Proprio di fronte alla penisola di Paracas, ve lo mostriamo dalla cartina, ci sono le Islas Ballestas, famose per la storia nazionale peruviana e un po' per tutto il Sud America, perché sembra che in queste isole soggiornò José de San Martín, l'eroe indiscusso per il Sud America, che iniziò la liberazione dagli spagnoli a partire dall'Argentina e poi con l'aiuto di militari come Sucre e Bolívar continuò la liberazione. L'indipendenza peruviana è arrivata nel 1821, precisamente 40 anni prima dell'indipendenza italiana. Sembra che a José de San Martín sia apparsa in sogno la bandiera peruviana e abbia pensato che fosse il momento che anche il Perù ottenesse la propria parte. Mentre risaliamo verso la capitale peruviana, Lima, vi invitiamo a salire in sella, vamos! Quindi evitiamo lo scatolone, facciamo attenzione qua con la piega perché le gomme hanno 10.000 km e tutti insieme riprendiamo la Panamericana. Cerchiamo di farli tutta una tirata perché ci hanno detto che Lima è abbastanza pericolosa, quindi meglio arrivare il prima possibile. Quindi Tenerona, ultimo sforzo, 3 ore e 20 senza fermarsi mai. Take it to the